Ciao e ben ritrovati. Oggi faccio vedere come lavorare il polietilene. Il polietilene è un materiale facilmente reperibile e si trova in genere negli imballi. Quando magari comprate qualcosa di voluminoso e magari diciamo anche un po' fragile su Amazon, su altri siti, eccetera, eccetera, e arriva nel cartone, è facile che troverete al suo interno un materiale simile a questo. Diciamo un materiale molto morbido, gommoso, simile alla spugna, però a differenza della spugna è lucido e non assorbe la polvere. E si lavora molto facilmente con temperature piuttosto basse. Partiamo appunto dal foglio di polietilene. Diciamo che ne troverete di vari spessori. Nel mio caso è spesso circa 3 cm e se lo guardate attentamente vi accorgerete che sono più fogli incollati di fabbrica uno sopra l'altro. Potete scegliere di distaccarli con un taglierino o con qualcosa del genere oppure utilizzarli nello spessore originario, che è quello che farò vedere io. Nel mio caso faccio vedere come utilizzare delle forme, come creare delle forme rotonde partendo da un foglio, in quanto per il lavoro che necessitava a me servivano appunto delle sagome rotonde. Come utensile per realizzare i tondini di cui accennavo un attimo fa, utilizziamo un tubo. In questo caso io avevo a disposizione questo tubo in acciaio inox di diametro 80 e utilizzeremo questo. Quindi abbiamo detto che si lavora a caldo il polietilene, quindi prendiamo innanzitutto questo tubo e lo andiamo a riscaldare con la pistola termica. Non occorre riscaldarlo molto perché, come dicevo, il polietilene fonde a temperature piuttosto basse. Non le ho misurate, ma secondo me sui 70-80 gradi, ma forse anche qualcosa meno è sufficiente. Quindi lo andiamo a riscaldare nella parte superiore dove andremo a eseguire poi il taglio. Lo scaldiamo uniformemente un po' su tutti i lati. Ecco, io adesso ho fatto vedere, insistito un po' con la pistola a caldo, ma perché oggi è una giornata non troppo calda e quindi si parte da una temperatura più bassa. Quindi dopo che l'abbiamo riscaldato lo prendiamo con i guanti, perché comunque è vero che l'abbiamo riscaldato nella parte superiore, però il calore come sapete si diffonde e quindi per evitare eventuali scottature usiamo i guanti. Una volta scaldato lo andiamo a posizionare sul nostro foglio di polietilene e senza nemmeno calcare vedrete che il calore scioglierà il polietilene in corrispondenza del tubo stesso e riusciremo a ottenere semplicemente questa formina. Una volta eseguita questa operazione, quando il tubo andrà appunto fino in fondo e raggiungerà il tavolo, lo andremo a togliere e a questo punto andremo a togliere il dischetto che sarà presente all'interno del tubo stesso. Ecco, come vedete il dischetto è venuto tranciato perfettamente e adesso andiamo a eseguire un'altra lavorazione sul dischetto. In questo caso io necessitavo di creare un riquadro all'interno del dischetto stesso perché doveva poi calzare su un altro oggetto che adesso non sto a descrivere. Ecco, come facciamo a realizzare questo incavo quadro? Semplicemente prendiamo un saldatore. Anche qui non occorre un saldatore molto potente perché come dicevo prima si scioglie a temperature abbastanza basse. Quindi prendiamo il saldatore, lo accendiamo e a questo punto andiamo a tracciare la parte da rimuovere. Ecco, come vedete l'operazione è abbastanza agevole, il polietilene si scioglie molto facilmente. Ah, ecco, dimenticavo, fate questo lavoro in una zona molto ben areata. Io ero in box, comunque ho un ventilatore, una ventola molto potente, quindi i fumi venivano asportati anche abbastanza velocemente. Questo perché i fumi del polietilene non fanno bene, sono tossici, quindi fatelo in una zona ben areata. Ecco, una volta che abbiamo tagliato la nostra parte interna, se abbiamo delle sporgenze o delle zone non rifinite bene, ripassiamo il saldatore nella parte più alta e andiamo a lisciare le eventuali asperità. Ecco, questo vedete è il risultato finale. Come vedete è una lavorazione molto semplice e veloce e il risultato non è affatto male.
potrete fare ogni forma che vi piace, vi potrete sbizzarrire in ogni modo. Lascio a voi la sperimentazione. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.